Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na casinha, preparando para tomar um cafezinho que hoje vai ser bem light. Só granolinha porque o dia vai ser forte. A gente está aqui na cidade de Lecce e a gente está indo mais pro litoral para conhecer uma pasticceria italiana do sul. Mio nonno, tornando dall'America, perché lui andò a lavorare in America nelle miniere, tornando dall'America nel 1922, aprì con le idee americane quando qua da noi non c'era niente, quindi fu il primo a portare la macchina del caffè, il primo a portare i biliardi, il primo a iniziare con la pasticceria, per la zona intendo poi, perché la nostra zona poi è una delle zone più povere delle province. Quindi poi passò a mia madre, e dal 2000 conduco io questa attività. E c'è qualcuna ricetta che viene dall'epoca del tuo nonno? Sì, è il pasticciotto, perché il pasticciotto praticamente è nato da un collega, da un pasticcere che aveva questa frolla e della crema gli era avanzata e ha fatto questo dolce, ha creato che era poi un pasticcio. Quindi da pasticcio a pasticciotto la strada è stata breve, insomma, come denominazione. Siccome l'ha regalata a un suo amico, il giorno dopo è tornato, ha detto guarda me lo devi fare di nuovo, e così è nato il pasticciotto leccese. La pasticceria salentina deriva tutta dalla Campania, dal Regno di Napoli e del Regno delle Due Sicilie, perché prima che si formasse l'Italia qua da noi ci sono stati, a parte i greci, i bizantini, i messapi, e sono passati tutti, quindi ognuno ha lasciato una sua traccia. Una traccia maggiore è stata data dal Regno di Napoli, quindi con i Borboni in particolare. Il nostro pasticciotto, che è l'unico dolce che identifica il Salento, di cui abbiamo fatto anche il vincottino, sostituendo sia nella crema pasticcera che nella frolla, nella pasta frolla, una parte dello zucchero con il quetto, che è un dolcificante naturale. È solo di mosto d'uva. Oltretutto è stato studiato dai ricercatori dell'Università di Lecce quale antiossidante superiore a qualsiasi altro prodotto naturale in commercio. Quindi inizi a lavorare alle 5-6 della mattina? Sì, sì. E tutti i giorni fa la stessa produzione? Sì, più o meno le paste basi delle colazioni, siamo molto forti per le colazioni, quindi la nostra colazione è molto importante, quindi lavoriamo tutti i giorni per le colazioni, quindi tutti i giorni il pasticciotto, tutti i giorni il cornetto, tutti i giorni le altre sfoglie, perché anche la nostra pasta sfoglia è molto particolare. È una pasta sfoglia normale in realtà che nessuno fa, perché ora utilizzano molto la margarina, cosa che da noi non esiste, quindi è solo burro. Quindi la nostra pasta sfoglia, dico particolare, per il resto della zona, non perché non si fa così nel resto d'Italia, e tant'è che molti utilizzano burro, però qua da noi siamo ancora in pochi. Quante ore bisogna per fare una pasta sfoglia? Guarda, allora ti faccio vedere subito. Questa, sì, questo è il panetto. Questo è il panetto che sta raffreddando qua dentro, poi verrà inserito il burro. Si faranno le due pieghe e poi verrà rimesso in forno, quindi questo sarà pronto domani sera per lavorarlo dopodomani. Sì, più o meno come il cornetto, solo che la pasta del cornetto è una pasta sfoglia a lievitazione, lievitata. Questa invece non c'è lievito. Olha a quantidade de manteiga que
Qua si fanno, queste si chiamano le pieghe della sfoglia, se ne fa una a 3 e una a 4, poi domani faccio ancora una a 3 e una a 4 e poi dopodomani la lavoro. Allora, questa è la piega a 3, 1, 2 e 3. Senza la macchina sono 3 ore per fare questo. 1, 2, 3 e 4. Allora, le mie farine. Questa è la Senatore Cappelli. Poi abbiamo la tipo 2. E si vede la differenza all'occhio o no? Sì. Sì? Allora, guarda. Qua c'è germe di grano all'interno. Questa è la tipo 2. Questa è la tipo 1. Un po' più sottile perché la farina bianca inizia dall'integrale la prima macinazione, poi passa alla tipo 2 che è ancora con germe di grano, poi la tipo 1, poi c'è la 0 e la 00. Un tempo c'era anche la 000 che facevano la pastina per i bambini, che era qualcosa di, cioè, come uccidere un bambino praticamente. E questo è grano duro. Grano questo duro è e questo è grano tenero, questo è tutto grano tenero. Questa è la 0, ecco, vedi la differenza tra già la tipo 1 e la 0. Della 0. La 0 sembra quasi Sì. un latte in polvere. Sì, sì, brava. Allora, io metto 200 grammi di semola e a differenza della farina bianca che c'è l'integrale, la tipo 2, tipo 1, 0, 00, nella farina di grano duro c'è solo integrale, semola e rimacinata. Quindi è 300 grammi di questa e così è mezzo chilo. Questo era lo zucchero. Farina e quanto zucchero! Questo è tutto zucchero. Non è facile cucinare così. No, per Quanti ogni tipi di farina sono qui? ce n'è 7. 7 tipi di farina. E qui quanti tipi di Il zucchero? zucchero, vabbè, non solo questi, poi Non so abbiamo quelli, 10 destrosio, tipi di zucchero. miele, vincotto. Ecco. Facciamo il vincottino, quindi tanto è lo stesso impasto, solo che una parte dello zucchero viene sostituita dal vincotto. Quindi questo è uno zucchero vagliato fine di Taglia Zuccheri, cristallo fine. E sono 250 grammi e 250 grammi di burro che andiamo a scaldare un attimino. E hai parlato che c'è anche tanti tipi di burro. Sì, allora questo è per la pasta sfoglia. E poi ogni giorno, ogni mattina mi arriva il burro fresco di una latteria salentina. E in più, quando facciamo la produzione dei panettoni, ho il Pamplier. Il Pamplier viene considerato il miglior burro al mondo. Arriva dalla Normandia, dalla Francia, e dove ti selezionano per venderti il burro. Praticamente in Puglia siamo in 3. 2 pasticcerie a Bari e gli altri siamo noi. Oh, scaldato tanto. Burro. Qua facciamo vincotto. 2 uova. E questo è un lievito, è il bicarbonato di ammonio che si utilizza per i biscotti, che questo pure fa parte della ricetta del pasticciotto e questo se ne mette
un pizzico. Noi le facciamo riposare in frigorifero. Naturalmente ora che non abbiamo tempo, insomma, questo lo faccio il giorno prima per il giorno dopo. Ecco, questa è la pasta frolla. Quindi il lavoro del pasticciotto che facciamo tutti i giorni è questo qua. Ricordiamo che questo è il vincottino, non il pasticciotto. L'impasto, la produzione rimane sempre uguale, solo che l'abbiamo chiamato vincottino per il vincotto che c'è all'interno. Adesso mettiamo in forno sia i vincottini che i pasticciotti, così vi faccio assaggiare anche il pasticciotto originale. Questa è la crema pasticcera, quella semplice, dove non c'è niente, solamente zucchero, amido di riso, amido di mais, uova, solo tuorli e latte, nient'altro. Né aromi né... No, nulla. Questa la usiamo per il pasticciotto. Se aggiungiamo un po' di e poi passiamo a dare la forma. Si schiaccia con il palmo della mano e si taglia la pasta. Ó, dá pra ver que esse aqui é o que ele colocou o vincoto mais moreninho. E esse aqui é a receita tradicional, só com açúcar e sem o vinho. Vamos ver, vamos provar os dois. Ó. Ela é quebradiça aqui, ó, tá vendo? Ela é crocantinha por fora, né? Crocante por fora e tem bem o molinha por creme- dentro. O creme de confeiteiro, que a gente já ensinou no canal também. Lá no México a gente fez, né, Vi? Buonissimo. Qua non c'è nessun tipo di aroma, né buccia di arancia né buccia di limone né la vanillina, perché molti ancora nella ricetta porta la vanillina, che è un aroma di sintesi chimico, orrendo, Sì. che sostituisce la vaniglia poi, no? É muito crocante por fora e tem esse recheio cremoso assim. Meu, é muito bom. A textura é boa, o sabor é bom. E é interessante porque ele não usa aroma de baunilha, ele não usa nada. E ele consegue dar esse sabor natural e... Com os ingredientes básicos da confeitaria, né? E essa é a versão. do vincottino. Ah, o perfume já é diverso. E é crocante também. É aquilo que ele falou, ah, esse aqui tinha que ter descansado, como ele fez pra gente agora. Ele não descansou na geladeira. Vamos ter que voltar outro dia pra provar um que descansou na geladeira. É outro sabor. Ele já tem mais sabor, o próprio sabor da uva, assim, é um açúcar diferente. Eu quase digo que tem um pouco de similaridade no nosso melaço. É um po' simile, no? Sì. Anche perché credo Sì, che la il processo di cottura, cottura, sì, di sì, tutto. Então agora a gente sabe que tem o melaço italiano que é feito com uva. Buonissimo. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, dá aquele like pra gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do pasticciotto e da pastisfolha, que lindo, né? Até mais!